La parola rivoluzione, un sostantivo femminile di 5 sillabe, in italiano può avere diversi significati. Può essere un movimento organizzato e violento col quale si instaura un nuovo ordine politico o sociale. Ricordiamo ad esempio la rivoluzione francese, la rivoluzione d'ottobre o altre rivoluzioni dimenticate come la rivoluzione inglese. Ma esistono anche altri tipi di rivoluzione, la rivoluzione culturale, pensiamo alla rivoluzione scientifica, la rivoluzione industriale, la prima e la seconda, oppure può essere uno sconvolgimento di abitudini o ancora in astronomia il giro completo descritto da un corpo in movimento come un pianeta o un planetoide intorno a una stella. Insomma, la parola rivoluzione ha tanti significati, ma oggi prendiamo il primo significato, quello del movimento rivoluzionario, e partiamo dall'America, non dagli Stati Uniti, ma da un paese che a lungo è stato caratterizzato dagli Stati Uniti. E allora, per iniziare questa storia, iniziamo da un film degli anni '80, Alba Rossa, un film che poi diversi anni dopo ha avuto un remake, ma parliamo del primo Alba Rossa, quello con un giovane Patrick Swayze, quel film in cui si immaginava un'America, degli Stati Uniti d'America invasi improvvisamente da un'alleanza formata dall'Unione Sovietica, dai cubani e dai nicaraguensi. Perché i nicaraguensi? Perché il Nicaragua? Per quale motivo il Nicaragua faceva tanto paura agli Stati Uniti? Per quale motivo il Nicaragua veniva associato, soprattutto in ambito reganiano, al blocco orientale? E allora vediamolo proprio con la rivoluzione di cui parliamo oggi. È la mattina del 19 luglio 1979. Lungo le strade della capitale del Nicaragua, Managua, si sentono urla di giubilo. Viva Sandino, viva la rivoluzione! Questo viene scandito nelle strade. I nicaraguensi stanno festeggiano la ritrovata libertà da una dittatura opprimente e lo festeggia in maniera spontanea. Si stanno riprendendo quello spazio personale che Anastasio Somoza aveva revocato, proseguendo l'epoca buia inaugurata dal padre e solo brevemente interrotta dal governo del fratello Luis. Il dissenso, ferocemente represso per decenni, esplode in quella mattina d'estate come un vulcano, liberando nell'aria un'energia contagiosa, l'energia della volontà di riscatto di un popolo, quello nicaraguense, a lungo oppresso e desideroso di reclamare quei diritti fondamentali a lungo negati e soffocati nel sangue. Il cognome Somoza, per almeno 2 generazioni di nicaraguensi, significa solo una cosa: crudeltà. Anastasio Somoza Garcia, capostipite di questa piccola dinastia di dittatori, inaugura nel 1936 il suo governo personale del piccolo paese centroamericano. Militare di carriera, Somoza è conosciuto come uomo dei modi rudi e spicci, che non si fa scrupolo a ordinare l'uccisione di centinaia di persone che gli sbarrano il cammino. Tra le sue vittime ce n'è una in particolare. Il suo nome è Augusto César Andino, Sandino appunto, il capo della rivolta armata contro le truppe d'occupazione statunitensi che per oltre un ventennio hanno condizionato con la loro presenza la vita quotidiana del paese centroamericano. Somoza Senior dichiara rapidamente la dittatura personale, abolendo i partiti e sciogliendo il Parlamento. Si apre così un lungo periodo di terrore con arresti e esecuzioni sommarie degli oppositori politici. Per 20 anni il pugno di ferro del generale Somoza stritola il Nicaragua, lasciando senza fiato e talvolta senza vita i suoi compatrioti. Ma nessuna dittatura dura per sempre, nessun dittatore è eterno. Somoza Senior viene ucciso a pistolettate da un poeta, Rigoberto López Pérez, che dopo aver compiuto il tirannicidio viene freddato dalle guardie del corpo del dittatore. Quella morte violenta spiana la strada a una vera e propria successione nepotistica. È una dittatura di famiglia. Il primo erede è il figlio Luis Somoza, che inizialmente allenta la stretta della famiglia presidenziale sul Nicaragua. La polizia segreta viene ufficialmente sciolta, il Parlamento riapre, vengono indette nuove elezioni per l'anno 1959. Ma la vera faccia del nuovo presidente è un riflesso del predecessore. Prima che le urne siano aperte, Luis Somoza ordina di arrestare o uccidere qualunque possibile oppositore. Il risultato qual è? Che le elezioni sono una farsa. Sono solo uno specchietto per le allodole. Per Somoza, Luis in questo caso, la conferma a presidente per 2 mandati è scontata, ma nell'alveo del malcontento sta già nascendo una forte corrente contraria
alle violenze di quel periodo. Nella primavera del 1961, all'Università di Managua, un gruppo di studenti fonda il Frente Sandinista de Liberación Nacional. È un movimento di opposizione alla dittatura. Inizialmente è un'opposizione pacifica, non violenta. Ne fanno parte diversi giovani che hanno già manifestato il loro dissenso alle politiche della famiglia presidenziale, pagando il prezzo con gli arresti e le torture. Il Frente Sandinista è di ispirazione socialista e ottiene un appoggio non dichiarato da parte del blocco orientale. Il nome Sandinista deriva proprio da Luis César Sandino, quella figura che reclamava la libertà, che voleva il ripristino della democrazia e che era stata uccisa per ordine del primo dittatore. Luis Somoza snobba inizialmente questa nuova formazione. Si limita a ordinare di bastonare gli studenti che osano manifestare dissenso fuori dall'università. Una repressione brutale, ma nulla di più. Luis Somoza però è malato di cuore e muore nella tarda primavera del 1967 a causa di un infarto. Al suo posto si sedia il fratello, Anastasio de Bailé. La presidenza del terzo membro della famiglia Somoza inizia male. Il Nicaragua è afflitto da una costante povertà. I coltivatori sono piagati dalle politiche statunitensi di coltivazione massiccia di frutta da esportazione, soprattutto ananas e banane, e vedono ridursi sempre più i già magri margini di profitto. A complicare il quadro generale giunge anche una catastrofe naturale, perché il peggio non c'è mai fine. Il terremoto dell'antivigilia di Natale del 1972 rade al suolo buona parte di Managua, mietendo circa 10.000 vittime. Per favorire la ricostruzione, Anastasio Somoza de Bailé dichiara la legge marziale. Dovrebbe essere semplicemente un provvedimento straordinario per evitare lo sciacallaggio e per alimentare una rapida ripartenza del paese. La realtà, come al solito, è ben diversa, perché questa misura è intesa solo a puntellare il potere del dittatore, che in tal modo può appropriarsi degli aiuti internazionali che arrivano per alleviare le sofferenze dei nicaragüensi, arricchendosi a dismisura, mentre le vittime del terremoto continuano a sopravvivere nelle baraccopoli. Il potere dell'ultimo dei Somoza inizia a vacillare. Dopo decenni di tacito appoggio, il clero cattolico si pronuncia in maniera contraria al dittatore, propugnando quella teologia della liberazione che era già stata promossa da altri sacerdoti e stringendo un patto con il Frente Sandinista. Quando negli Stati Uniti Jimmy Carter si insedia alla presidenza, uno dei primi provvedimenti adottati è il ritiro di ogni aiuto finanziario e commerciale al regime nicaragüense. La motivazione? Le continue violazioni dei diritti umani. Violazioni puntualmente denunciate in ambito internazionale dai sovietici che mettono in imbarazzo la Casa Bianca. Una Casa Bianca che non vuole più essere additata a livello mondiale come complice di un dittatore sanguinario che affama la propria gente. Il risultato del ritiro di quegli appoggi e di quegli aiuti è la trasformazione di Somoza de Bailé in un dittatore ancora più brutale, senza il sostegno americano. Il tiranno è affamato e diventa ancora più sanguinario. Il 10 gennaio del 1978, Pedro Joaquín Chamorro, giornalista e editore dell'unico giornale di opposizione, viene assassinato. Gli esecutori materiali del delitto non vengono ritrovati, ma tutti i nicaragüensi sanno che l'ordine è giunto da Somoza in persona. Chamorro era troppo scomodo, era una voce critica che poteva risvegliare le coscienze. Somoza l'ha voluto mettere a tacere per sempre. Il delitto Chamorro è la scintilla che scatena la guerra civile. Persino l'ONU si muove per chiedere a Somoza di fare un passo indietro, di trattare col Frente Sandinista che ha smesso la via pacifica e ha imbracciato le armi. Ma di fronte al rifiuto di Anastasio, i sandinisti rispondono con un'offensiva militare. La guerriglia, appoggiata da larghe fette della popolazione civile e dal clero, travolge il regime in pochi mesi, conquistando quasi tutto il paese. Il 19 luglio del 1979, Somoza scappa dal palazzo presidenziale con pochi fedelissimi e si rifugia a Miami, chiedendo asilo politico. Per le strade di Managua è festa grande, mentre una giunta formata dalla vedova di Chamorro, Violeta Chamorro, e da Daniel Ortega assume il potere avviando una profonda riforma sociale ed economica di tutto il paese. Ma non è finita lì, già perché seguono anni molto difficili. Nel 1980 gli Stati Uniti eleggono Ronald Reagan come nuovo capo della Casa Bianca, che prende il posto di Jimmy Carter. E Reagan, altre idee. Reagan decide di finanziare la guerriglia controrivoluzionaria. I Contras sono delle squadre di militari guidati dagli ufficiali che un tempo comandavano gli squadroni della morte di Somoza, gli uomini incaricati di percorrere
di notte Managua per fare strage di oppositori. I Contras si segnalano per brutalità e per un autentico clima di terrore nella fascia di confine con l'Honduras, dove hanno dislocato le loro basi logistiche e i loro campi di addestramento. Ma i Contras non spargono solo terrore, spargono anche droga per finanziarsi, partecipano all'azione dei cartelli colombiani e la scoperta di questo traffico di droga per sostenere i costi della guerriglia mette in imbarazzo gli sponsor americani, che decidono di intervenire sotto banco con un lucroso contrabbando di armi verso l'Iran per garantire i fondi necessari ai paramilitari per continuare con la guerriglia. Lo scandalo Iran-Contras, ne abbiamo già parlato, trovate i vari video nel canale, costa la poltrona a vari esponenti di spicco del Pentagono e della Central Intelligence Agency, mentre il tenente colonnello Oliver North, con le sue missioni, salverà la testa di George E.W. Bush, candidato alla successione di Reagan. Negli Stati Uniti, intanto, monta la paura nicaragüense. Non c'è più solo Cuba come nemico alle porte, come avversario presente nello stesso scacchiere. C'è anche il Nicaragua e quel film, Alba Rossa, rappresenta in pieno la paura americana in un periodo, quello reganiano, di revanchismo, di volontà di prendersi una rivincita nei confronti del passato. Ma il Nicaragua in realtà non è esattamente quello stato pericolosissimo dipinto dalla cinematografia di Hollywood. Il Nicaragua, dopo la rivoluzione sandinista, deve affrontare un lungo periodo di difficoltà con la guerriglia dei Contras, ma non solo. Violeta Chamorro, ad esempio, rompe il patto con Ortega e si pone alla testa dei conservatori, assieme al figlio, che è uno dei capi della controrivoluzione. Seguono lustri di scandali, guerriglia, controguerriglia, rapimenti, uccisioni, violenze varie. Nel 2006 i sandinisti riprendono il potere con la vittoria elettorale di Daniel Ortega e da allora si apre una nuova fase. Il paese resta comunque uno dei più poveri e più critici di tutta l'area centroamericana. Vi domanderete, che fine ha fatto invece Anastasio Somoza Debayle, il dittatore defenestrato? Beh, vi stupirà saperlo, ma i Contras, che si battevano nel nome di Somoza, si battevano nel nome di un morto. Dopo la fuga all'estero, Somoza Debayle non rivedrà più il suo paese. Mentre si trova in Paraguay nel settembre del 1980, un gruppo di rivoluzionari che si ispira a Che Guevara gli tende un agguato. Somoza sta passando con un corteo di auto, è a bordo di una Mercedes. I rivoluzionari lo avevano già individuato e sparano sulla sua vettura con un RPG sovietico, un razzo anticarro. L'esplosione che ne consegue determina la morte sul colpo dell'ultimo esponente della dittatura Somoza, ma i Contras non si fermeranno di fronte alla morte del loro capo. Continueranno a combattere per lungo tempo, lasciando dietro di loro una scia di morte, di distruzione e la sensazione che a volte le piccole repubbliche del Centro America facciano davvero fatica a trovare un equilibrio che possa dirsi davvero di pace. Si avvicinano le festività invernali e queste festività, lo sapete, coincidono spesso con grandi acquisti e regali di materiale elettronico di consumo, come ad esempio PC, tablet e smartphone. Strumenti che permettono la navigazione, ma che non mettono automaticamente al riparo voi e i vostri dati dai malintenzionati che ci sono in rete. Noi di Dentro la Storia abbiamo da tempo scelto NordVPN come nostro prezioso partner nella navigazione e nell'acquisizione di materiale. Questo perché grazie alla Threat Protection evitiamo rischi costanti di malintenzionati che possano essere intenzionati, scusate il gioco di parole, a entrare nei nostri sistemi e a carpire le nostre informazioni o a rubare i nostri contenuti. Anche voi che ci seguite potete usufruire del stesso trattamento utilizzando la promozione che trovate nel link in descrizione con l'offerta Black Friday che vi permette di usufruire di questi servizi in piena sicurezza con uno sconto eccezionale, 4 mesi extra sui piani biennali e, come sempre, la garanzia di soddisfatti o rimborsati in 30 giorni. Quindi, che volere di più?